Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questo braccialetto, il braccialetto Infinity, che è il coordinato della collana Infinity presentata qualche tempo fa sul canale, di cui vi lascio il link. È semplicissimo da realizzare, lo realizzeremo sempre a punto strega con l'inserzione di questi cristalli o perline. Poi lo potete realizzare come più vi piace, comunque è velocissimo e semplicissimo da fare. Qui abbiamo creato un cappietto e qui con la perlina stessa, di cui poi potete anche inserire un ciondolino, chiuderete nel cappietto e questo è il bracciale. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto, e lì avremo modo di interagire sia con i lavori e quindi la presentazione di lavori che io vorrei portare qui sul canale, sia come l'invio dei vostri lavori realizzati con i miei tutorial, e non mi stancherò mai di dirvi che siete veramente brave e vi faccio i complimenti, e sia per la presentazione comunque di progetti che io realizzo solitamente anche su commissione. Se il video vi piace lasciatemi un pollice all'insù e andiamo ora alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò un filato lurex oro, color oro, dei cristalli perline, in questo caso utilizzerò queste gialle. Lavorerò il tutto con uncinetto 1,75, avrò bisogno forbici e un ago. Inseriamo il cotone nell'ago, prendiamo le perline e le facciamo passare. Assicuratevi che la perlina passi all'interno della cruna dell'ago. Quindi io in questo caso ne inserirò 10. Per poter dare una misura, voi potete inserirne qualcuno in più, perché dovete prendere la misura della circonferenza del polso. Quindi io il mio non l'ho realizzato aderentissimo, quindi ho calcolato qualche centimetro in più. Per la mia misura io inserirò 10 cristalli. Voi, per essere più sicuri, prima ancora che magari vi accertate della misura, ne potete inserire qualcuno in più. Meglio qualcuno in più che qualcuno in meno, perché in un secondo tempo non si possono inserire più i cristalli. Quindi meglio inserirne qualcuno in più, appunto. Inseriti i miei cristalli, sfiliamo l'ago e prendiamo l'uncinetto, e qui possiamo iniziare la lavorazione. Quindi realizziamo il primo cappietto, che non conteremo perché verrà quello che verrà annodato. Questo lo stringeremo e qui faremo 6 catenelle, 2 3 4 5 6. In questo caso stiamo realizzando il cappiettino che poi della chiusura, quindi voi vi dovete accertare e fare delle catenelle chiuse
deve passare il cristallo non facilmente, quindi questo poi lo utilizzeremo come chiusura. Quindi chiuse, fatte le 6 catenelle, chiudiamo nella prima che abbiamo formato con maglia bassissima e otterremo, ora vi faccio vedere meglio, otterremo questo spazietto. In questo spazietto la prova che viene fatta è di prendere una perlina di quelle che stiamo appunto utilizzando e cercare di farla passare con un po' di pressione. Quindi prendiamo questa perlina, la facciamo passare all'interno. Quando vediamo che già passa, facendo un pochino di pressione, la misura è esatta. Quindi possiamo continuare. A me in questo caso ne bastano 6. Se utilizzate delle perline più grandi o volete mettere una perlina magari più particolare, ne fate qualcuna in più. Facciamo una catenella aggiuntiva e qui iniziamo a fare il nostro punto strega. Quindi tiriamo un pochino il cappietto, facciamo passare, ci riagganciamo nella parte centrale e facciamo la maglia bassa. Tiriamo il cappietto, facciamo passare il filo, quindi realizziamo appunto il punto strega realizzato con questi forellini. Quindi in questo caso ne abbiamo realizzato uno. Dopo aver realizzato un punto strega formato appunto dai 2 fori, prendiamo una perlina, la avviciniamo al lavoro, alla lavorazione e ci chiudiamo con maglia bassissima. Stringiamo un pochino la perlina, facciamo una catenella e continuiamo a lavorarci un altro punto strega. Vi ricordo che per il punto strega c'è appunto il video dei primi passi dove viene spiegato in modo più approfondito. Quindi ne facciamo un altro, avviciniamo un'altra perlina e con maglia bassissima la inseriamo, stringiamo un pochino quanto viene ben fissata, facciamo una catenella, continuiamo a lavorare un altro punto strega perché dobbiamo arrivare alla misura che della circonferenza del braccio, appunto del polso, scusate, non del braccio, del polso. Quindi un altro punto strega, prendiamo un'altra perlina, la avviciniamo e la fissiamo con maglia bassissima, catenella e continuiamo così fino ad arrivare alla quinta perlina nel mio caso specifico. Quindi io continuo ad inserire le perline fino ad arrivare appunto alla quinta perlina.
continuo sempre la lavorazione, realizzando il punto strega, e qui sono arrivata appunto all'ultima perlina. Questa è la perlina che il cristallo che mi consentirà poi la chiusura nel cappietto iniziale, quindi la fisso per bene e faccio una catenella. Quindi finora ho inserito 5 perline. La prova è presto fatta, se voi vedete. Un attimino che ho perso. Prendete la lavorazione e la fate passare nel polso. Quando vi arriva, quindi avete avuto la misura esatta, potete chiudere, cioè potete inserire l'ultima perlina. Come vedete il punto è abbastanza flessibile, quindi di conseguenza sarà abbastanza, si allargherà facilmente. Quindi questa è la misura, ad esempio, che per me già va benissimo. Quindi abbiamo fatto la catenella, rientriamo nell'ultima maglia bassa del punto strega e facciamo una maglia bassa, e ora ritorniamo facendo un punto, un foro del punto strega, e ci avviciniamo direttamente a un'altra perlina. Quindi solo un punto. Il punto strega è formato da due occhielli, noi ne facciamo uno e ci avviciniamo alla perlina. Da qui in poi continuiamo a lavorare 2, quindi il punto strega completo di 2 occhielli. Quindi facciamo il primo e facciamo il secondo. Prima di avvicinarci alla perlina andiamo nella lavorazione che già abbiamo fatto, un attimino che metta a fuoco, che già abbiamo fatto. Qui c'è la perlina e andiamo nella metà, quindi nel punto centrale delle 2 perline. Entriamo in questo punto facendo una maglia bassa. Prendiamo una perlina, un cristallo, lo avviciniamo e lo inseriamo direttamente. Stringiamo un pochino, una catenella, e da qui facciamo partire l'altro punto strega. Come vedete abbiamo alternato, qui dove c'è la perlina è venuto il punto strega completo, qui dove c'era il punto strega nella parte inferiore è venuta la perlina. Quindi ritorniamo indietro facendo appunto così. Ci lavoriamo il punto strega formato appunto dalle 2 asoline, quindi 1 e 2. Ci agganciamo nella parte centrale delle 2 perline sottostanti con maglia bassa e avviciniamo una perlina. La agganciamo e stringiamo la perlina stessa
e facciamo una catenella, e qui continuiamo sempre con il punto strega, quindi facciamo altre 2 anellini del punto strega, 1 e 1 2, quindi è solo all'inizio di questo secondo giro che ne abbiamo fatto solo un anellino e abbiamo inserito già la prima perlina, proprio per far venire questa alternanza dalla parte sottostante la lavorazione, l'alternanza delle perline. Qui ci chiudiamo con maglia bassa, avviciniamo una perlina e la inseriamo con maglia bassissima, una catenella e facciamo l'ultimo punto strega completo, quindi facciamo 1 e 2, andiamo sempre, superiamo praticamente, saltiamo un cappiettino e il secondo e andiamo nella parte centrale, e qui come all'inizio un attimino, qui facciamo comunque il punto basso, inseriamo l'ultima perlina, ci chiudiamo e facciamo una catenella, e qui ci avanza prima del cappietto un solo anellino del punto strega come dall'altra parte, quindi facciamo un solo anellino e ci agganciamo qui dove abbiamo fatto, nella catenella che abbiamo fatto dopo il cappiettino iniziale. Ci agganciamo con maglia bassissima. E qui abbiamo fatto la lavorazione. Arrivati qui, entriamo nel cappietto, quindi nelle 6 catenelle iniziali, entriamo all'interno e lavoriamo la prima maglia bassa, rientriamo e facciamo la seconda maglia bassa, rientriamo e facciamo la terza. Nello stesso tempo ci lavoriamo anche il filo iniziale che era rimasto dall'inizio appunto del lavoro, così poi lo possiamo fermare. Quindi ci lavoriamo 6 maglie basse, ci ricongiungiamo allo stesso punto finale, quindi dove ci siamo agganciati poco fa, con maglia bassissima, e abbiamo ricoperto di maglie basse il nostro cappietto. Qui possiamo tirare il filo, purtroppo il filo Lurex c'è un po' di difficoltà, ecco, possiamo tirare il filo e quindi tagliarlo. Facciamo passare il filo nel cappietto che abbiamo appena tirato e stringiamo per bene a nodino. Questo poi lo nasconderemo, lo facciamo passare sempre nella lavorazione di maglie basse che abbiamo fatto,
e poi lo taglieremo. Quindi lo facciamo passare sempre nel cappiettino, così, e lo possiamo tagliare. E abbiamo terminato il nostro bracciale. La chiusura del cappietto risulterà così, quindi inseriremo nel cappiettino l'ultima perlina. Non vi deve risultare facilissima perché deve tenere appunto la chiusura. Quindi inseriremo la perlina così, e il nostro braccialetto è pronto. La chiusura, io ci sono stato un pochino per chiuderlo, ma è solo perché all'inizio, giustamente qui mi viene un po' male, man mano che voi vi metterete il braccialetto diventerà ancora più facile, però è anche vero che deve rimanere chiuso, quindi non deve essere largo il cappietto. Quindi diciamo che un po' di sforzo si deve pur fare per poterlo chiudere. Il braccialetto è terminato, l'abbiamo realizzato con una colorazione di perline di cristalli diverso, è veramente elegante ed è un abbinamento perfetto, quindi un coordinato perfetto con la collana Infinity. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.